L'Italia è in uptrend. In realtà l'Italia, ma un po' tutta l'Europa, vedo che ultimamente sono al centro dell'attenzione per vari fattori che sono successi, per varie cose che stanno succedendo, personaggi che sono usciti allo scoperto e nuove tendenze. L'Italia finalmente si sta forse tirando su. Ho guardato un video di Marco Montemagno in cui parlava appunto dell'Italia, ma è una cosa che già stavo notando per conto mio. Se voi seguite il mio canale da un po' di tempo, capite che io, se parlo dell'Italia, parlo sempre male dell'Italia. Parlo sempre del fatto che, ok, l'Italia è molto bella, l'Italia è il paese della bella vita, si viene qui per mangiare bene, per dormire bene, per farsi la vacanza, però per quanto riguarda avere un futuro, questo non è mai stato il posto che io ho preso in considerazione. Quindi quello di cui vi sto parlando è qualcosa che veramente per me è una cosa scioccante. Il mio piano è sempre stato quello di andare negli Stati Uniti e trasferirmi a Los Angeles, e lo stavo facendo prima della pandemia, stavo già pensando a tutte le cose da fare. Sono stato lì un mese ospitato dal mio amico Dario per trovare lavoro e trovare qualcuno che mi possa sponsorizzare. Poi sono dovuto tornare per la pandemia, ma il mio piano è sempre stato quello fin da quando ero piccolo. Non ho mai preso in considerazione l'Italia come un paese per fare soldi, perché la gente ha una mentalità diversa, perché diciamo ci sono meno possibilità, per le tasse anche costruirsi un business è veramente difficile. E in più l'Italia sì, ok, ma è vista bene all'estero, ma neanche troppo. E invece le cose noto che stanno cambiando ultimamente. Vedo che l'Italia post-Covid è in uptrend. Vuol dire che un po' per la musica, quindi come ad esempio i Maneskin, che hanno raggiunto livelli con l'Eurovision che hanno vinto incredibili, e non sono diciamo il classico ragazzo italiano come non so Neck o Laura Pausini, che per carità sono bravissimi, ma rimangono italiani. Hanno invece i Maneskin un'impronta internazionale, possono far vedere all'estero diciamo qualcosa di più di noi, non i classici pregiudizi che hanno su di noi. Oppure l'Euro 2020, adesso ovviamente che abbiamo vinto gli europei di calcio, nel tennis, nella moda, nel cinema, o anche semplicemente in politica con Draghi. Kaby, che è diventato uno dei creator più seguiti in assoluto al mondo ed è italiano, o la Pixar che ha fatto il film sull'Italia, Luca o qualcosa del genere. Insomma, noto che c'è un uptrend riguardo all'Italia. Ultimamente all'estero, se si va in giro, come ha detto Montemagno, se si parla dell'Italia, dei Maneskin o di qualsiasi altro argomento italiano, una volta era, un po' di tempo fa, la generazione passata, era sì bella, però insomma mafia, mandolino, pizza, ah ah ah. E invece adesso inizia a essere un paese di primo mondo, e lo era già, ma parte dei paesi moderni, parte dei paesi in cui si può costruire qualcosa, c'è creatività, c'è gente che ha voglia di investire. E noto questa cosa soprattutto nella generazione Z. Secondo me la differenza per cui l'Italia arriverà a un livello del genere, a un livello pari agli altri, soprattutto anche in mentalità, perché noi abbiamo di tutto, ma ci manca un po' la mentalità aperta che hanno tanti altri paesi riguardante il mondo del lavoro, della politica, eccetera, sarà proprio la mia generazione, sarà la nuova generazione, la generazione Z, che tramite internet, questa idea globale in cui siamo cresciuti non più a livello locale, ma abbiamo una consapevolezza globale di quello che succede nel mondo, porteremo l'Italia, come i Maneskin sono generazione Z, porteremo l'Italia ad internazionalizzarsi, a portarla dunque a un livello, a uno status, un piedistallo in cui sì, siamo sempre italiani, però con uno sfondo, con qualcosa, come tutti gli altri paesi moderni al giorno d'oggi. Gli americani sì, sono americani, ma hanno quella cosa lì. Gli australiani hanno quella cosa lì. Gli inglesi sì, sono inglesi, ma hanno anche questa spinta globale, spinta internazionale. Ed è quello che finalmente forse ci stiamo aprendo ad avere. Quello che volevo dire era rimanere sì italiani, però portare finalmente per la prima volta queste nostre bellezze italiane anche a un livello internazionale, senza rimanere in quei limiti che ci siamo sempre fatti come italiani. Poi ragazzi, al giorno d'oggi, cioè ovunque vai nel mondo, tutti vogliono essere italiani. Mi ricordo quando ho fatto Mr. World, che sono andato a Miami, o quando sono andato anche nelle Filippine, c'erano ragazzi e persone che incontro che solo per il fatto per cui sono italiano mi trattavano in modo pazzesco, volevano fare foto con me, volevano sapere tutto di me. E poi c'è gente che arriva dal Canada, da ovunque nel mondo, e hanno parenti lontani italiani, e quindi la loro personalità si concentra sul fatto che loro sono mezzi italiani, e quindi tutto quello che hanno a essere italiani, anche se in realtà con l'Italia non hanno niente a che fare, non sanno la lingua né altro. Quindi diciamo che l'Italia ha un grossissimo carattere, siamo stati sempre un po' chiusi, adesso forse ci stiamo aprendo, e questa potrebbe essere la nostra svolta. Mi ricordo questo mio amico incredibile, lo adoro tantissimo, Alessandro, Mr. World Canada, con lui ho fatto tantissima amicizia, e lui si chiama Alessandro perché ha parenti lontani, da quanto ho capito, italiani.
appena sono arrivato mi ha abbracciato come un fratello, voleva conoscermi come se fossi, mi ha proprio detto, non vedevo l'ora di vedere il ragazzo dell'Italia, e si è messo con me e ha detto dai andiamo a Milano, e poi mi fa vedere sempre a tutti i suoi amici che conosce qualcuno dall'Italia, quindi italiano è cool all'estero. Sì, ci sono ancora pregiudizi, ma è più una cosa in realtà dei boomer, un po' delle vecchie generazioni. Le nuove generazioni in realtà la vedono molto in modo diverso. E anche per quanto riguarda il mondo del digital, l'altro giorno sono andato una settimana fa al meetup dei marketers con Dario Vignali, e ho appunto fatto una domanda, inglese o italiano? E lui mi ha fatto capire che, uno, in America, ovunque o in inglese, comunque i trend arrivano in anticipo, quindi noi è come se avessimo una sfera di cristallo. Se uno crea contenuti online o i trend comunque nel mercato, può far soldi in Italia perché può vedere che cosa succede fuori dall'Italia, e noi 1 o 2 anni siamo in anticipo e possiamo prevedere che cosa succederà. Quindi è una cosa incredibile, è un mercato ancora nuovo, è un mercato in cui c'è poca gente che crea contenuti, non è più saturo già quasi come l'America, in cui c'è 60% delle persone che creano contenuti e il restante 40% che li consuma. In Italia è ancora 10%, 90%, quindi anche creare contenuti è incredibile. E in più, anche se si sceglie la lingua italiana o inglese perché si vuole essere globali e non locali, in realtà comunque si è locali, quindi anche se si va all'estero, se si va in America, comunque l'inglese, anche se si sceglie, si è comunque locali, si è comunque attornati e circondati dalla community che si crea attorno a sé. Quindi tanto vale creare una community di qualcuno nel proprio paese in cui ci si esprime meglio e in cui è ancora tutto nuovo, un qualcosa in cui si può investire come una moneta di criptovalute che è appena partita, ha senso investirci, confronto invece a Bitcoin che tra virgolette è quasi arrivata, non è arrivata ma capite il senso. Quindi avere un'Italia come quello che sto scegliendo io adesso, l'Italia come paese base, è una cosa per me stata neanche nella mia testa per sempre, cioè io non l'ho mai preso in considerazione, e invece adesso sto prendendo veramente in considerazione di avere l'Italia come paese base per crearmi una community per poi spostarmi all'estero. Vedo gente come Sfera Ebbasta o come Marco Mengoni che fanno featuring con gente da tutto il mondo come One Republic, Tom Walker, o persone italiane che vengono conosciute dappertutto. Quindi ragazzi, penso che l'Italia al giorno d'oggi si stia veramente evolvendo dal punto di vista globale. Potevamo perdere tutto, tra virgolette, tutta la notorietà che avevamo durante la pandemia, e invece siamo andati dall'altra parte, per fortuna. Quindi anche il mio piano è quello, vedete, anche che adesso sto facendo più contenuti in italiano, è quello di costruirmi una base qui di community, eccetera, di lavoro in Italia, per poi comunque continuare a fare una carriera a livello internazionale dal punto di vista artistico, nella recitazione, nel canto, nella moda e tutto. Però comunque una base italiana al giorno d'oggi non è più limitante come prima. Anzi, vedo adesso che in realtà gli Stati Uniti, dove volevo andare prima, li vedo proprio in downtrend. Vedo che la gente inizia anche su TikTok, vedo le nuove generazioni non odiano gli Stati Uniti, sono presi in giro, le persone che sono lì un po' per la storia, un po' perché hanno questo carattere un po' troppo superficiale o altro. Io adoro gli americani, non prendetemi male, è gente che veramente ha il lavoro in testa, ma appunto per questo diciamo che l'Europa è sempre stata snobbata. Secondo me adesso l'America sta iniziando ad essere snobbata. Hollywood, ragazzi, non è più la Hollywood di una volta, viene chiamata The City of Broken Dreams. E allora io guardavo un video di Mariela Garriga l'altro giorno e dicevo, ma scusa, il mio piano è sempre stato quello di andare a studiare negli Stati Uniti recitazione, ma se l'affitto mi costa $2000 al mese, la macchina mi costa altrettanto, mi costa $500 al mese se va bene, per fare il permesso per andare là ci vuole una vita, quando sei lì non ti è garantito assolutamente niente, anzi devi farti un mazzo così per poter lavorare al pari degli altri, e c'è una competizione assurda, e anche se diventi qualcuno non sarai mai l'attore di Hollywood che è diventato famoso 40 anni fa, 30 anni fa, 20 anni fa, perché Hollywood non è più la stessa cosa, c'è un mercato diverso, c'è Netflix, c'è internet, c'è il mondo digitale, quindi diciamo che è veramente tutto diverso. Quindi vedo veramente l'America in downtrend, sempre meno apprezzata tra virgolette, e l'Europa in generale e l'Italia compresa sempre più apprezzati. Quanto riguarda i soldi, nel mondo digitale al giorno d'oggi per fortuna c'è questa possibilità di avere un tetto infinito, quindi si possono fare i soldi a Bali, come in America, come in Australia, come in Italia, perché tramite internet chiunque può crearsi delle entrate senza badare troppo, non del tutto, ma troppo,
a dove si abita. Ovviamente ci sono le tasse che sono diverse, però non è questa grossa catastrofe come aprirsi un business in Italia, che sarebbe veramente una catastrofe. Quindi speriamo che veramente l'Italia adesso sarà sempre più internazionale, ci evolveremo e ci faremo vedere sempre di più, sempre più importanti, sempre più di qualità, sempre più moderni, più internazionali e più aperti anche con le nostre idee. Spero che adesso anche la politica pian piano inizi a cambiare, perché la burocrazia è la parte pesante dell'Italia, e se quella cambia adesso con Draghi, con una mentalità più moderna, PS, io non ne so niente di politica, quindi prendete con le pinze quello che sto dicendo, io non conosco Draghi né altro, ma speriamo in un futuro migliore per l'Italia. Io sinceramente inizierei ad investirci nell'Italia, ed è quello che sto facendo, come se fosse un'azienda appena aperta. E in più, per quanto riguarda la lingua italiana a confronto alla lingua inglese, gli italiani, ragazzi, sono in tutto il mondo, e in più, come vi ho detto, quando ha vinto gli europei l'Italia, hanno festeggiato a Brooklyn, hanno festeggiato in tutto il mondo, gli italiani sono adorati dappertutto. E in più, come dice Gary Vee, probabilmente tra 5-10 anni la lingua non sarà più neanche limitante. La tecnologia risolverà il problema del non comunicare per colpa della lingua. Parlerai da qualche parte e riceverà assolutamente istantaneamente una traduzione istantanea in qualsiasi lingua si parla. Quindi è una cosa che secondo me in futuro verrà corretta, verrà risolta tramite la tecnologia, il problema della lingua. Quindi ecco, ragazzi, lasciatemi nei commenti qui sotto che cosa ne pensate, e soprattutto sono argomenti diversi da quelli di cui parlo di solito, e anzi è proprio una mentalità diversa da quella di cui parlo di solito, in cui vi ho sempre detto, io ho sempre cercato di fuggire dall'Italia, ma adesso pian piano sì, internazionalizzarsi va bene, ma l'Italia vedo che inizia un po' a essere aperta e essere parte del globale, quindi non male avere la base qui, sarebbe veramente tanti problemi risolti, anche per la mia carriera. Ecco qua, spero che il video vi sia piaciuto, lasciatemi nei commenti che cosa ne pensate, iscrivetevi e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!